Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio furgone Arranco, un Bedford CF del 1981. Quanto bello è! In questo video andremo a montare queste bocchette chiudibili che si possono chiudere praticamente al 99%. Andremo a sostituire le vecchie bocchette che invece non si possono chiudere, sia questa che questa qua sotto, perché mi servirà per il sistema di riscaldamento dell'acqua, che ho bisogno di tutta l'aria calda convogliata nello stesso punto, per cui ho bisogno di poter chiudere al volo le bocchette per riscaldare l'acqua. Se siete curiosi di vedere come funziona, vi lascio qua sopra, vi lascio qua in sequenza il collegamento ai video che ho fatto, che potete vedere anche il risultato, che magari potrebbe essere utile anche a voi. Bene, adesso allora iniziamo subito e vediamo come si fa a mettere delle bocchette che devo fare il buco più grande quando c'è già praticamente un buco, che non si può puntare la tazza in un punto unico per poter poi allargare il buco. Questa che è la parte difficile. Mi raccomando, seguitemi fino alla fine e iniziamo. Allora, intanto stacchiamo la vecchia bocchetta dell'aria. Devo dire che l'avevo fissata veramente bene. Ora questa è la dimensione, praticamente questa qui non entra qua, entra solamente il primo pezzo ma non la parte conica, che è grossa perché c'è questa parte qui che gira all'interno, per cui devo comunque modificare il buco. Allora prendo questa parte qua dove ci sono i tre fissaggi e vedo di fare i buchi dove andrà fissata la bocchetta. Fatto i tre segni, ora questo è il trucco, dovrò mettere questa perché quando partirò con la tazza devo avere un centro dove iniziare, praticamente così non ce la faccio perché mi andrebbe in giro questa e farei su un casino, per cui devo partire con un reale centro. Per cui adesso fisso questa nella posizione corretta in modo da non lasciare nessun tipo di buco. Non è molto centrato, ok, così ho un margine, adesso non questo grosso ma questo più fino, tanto questo qui poi con una gomma da cancellare si cancella benissimo da questo tipo di materiale qua. E andiamo a fissare questo, usufruiremo di questo buco. Non si può fissare all'esterno perché poi arrivo a tagliare questa cosa qui e ovviamente se è fissato all'esterno non riesco a ottenere il risultato che voglio. Poi questo così dovrei starci dentro giusto. Adesso per l'occasione accendo anche questo piccolo aspirapolvere. Ok, non sono proprio stato bravissimo a centrare il secondo segno, adesso non confondetevi con questo, è questo qua l'altro segno, abbastanza preciso ma non tantissimo. Comunque adesso non entra perché non ho la tazza giusta, allora adesso do una limata qua e poi dopo sicuramente entra, così con l'occasione sto un pochino più in alto, mi segno subito il bordo. Bene, do una fresata con questa, faccio un po' di casino e poi vediamo com'è alla fine del lavoro. Ci siamo quasi. Ok, ci siamo. Siamo arrivati a questo punto. Ecco fatto, abbiamo messo la bocchetta dell'aria che si può chiudere, oltre che dirigere perfettamente dove si vuole, in ogni modo, e si può anche chiudere. Molto bene,
magari se avete una posizione un pochino migliore, un aspirapolvere soprattutto migliore, magari potete fare anche meno casino. Adesso io pulirò tutto quanto, ma l'importante è che sono arrivato ad avere la bocchetta che volevo io. Adesso faccio anche questa qui, ma per fare questa qui prima dovrò smontare il mobile e lo farò da giù praticamente, così con l'occasione pulisco anche quello che è andato dentro il mobile dopo quel taglio e quella fresatura lì. Smonto il mobile e poi facciamo anche questa bocchetta qui e vi spiegherò anche perché devo tirare giù la parete, oltre che per pulire, oltre che per fare la bocchetta, anche per un altro motivo. Bene, sono montato il mobile che è qua. Allora, qua sarà un po' più complicato perché non posso andare oltre qua e la bocchetta è abbastanza più grande, per cui dovrò decentrare in qua il buco, ma prima ce l'ho fatta quasi non volendolo fare, adesso invece devo farlo proprio per avere il bordo della bocchetta che non fa interferenza ovviamente con il pezzo del mobile. Anzi, a dire il vero, questo qua sarà un pochino più facile perché lo farò dall'interno. In pratica riuscirò a piantare questo qua all'interno e riesco a puntarlo da fuori, per cui il problema non sussiste. Ho più libertà con le viti, fare e cosare. Bene, andiamo. Ovviamente non entra, perché adesso do ancora una raspata intorno. Questo è quello che ho sezionato, una luna, che carina. Bene, funziona. Adesso la fisso e poi ok, adesso sono a posto. Qui c'è la sua bella bocchetta, diciamo abbastanza a pelo, direi abbastanza a pelo, ma non interferisce. E qua in più è regolabile adesso e soprattutto chiudibile. Questo mi piace un casino. Allora, ho sostituito le bocchette. Adesso sembrerebbe tutto finito, ma in realtà dovrò fare ulteriori buchi, non questi buchi qua perché questi qua non c'entrano, non utilizzerò neanche questa parete qua, questa qui verrà tagliata via, perché questo è riscaldamento, secondo riscaldamento, quello che andrà montato praticamente con l'acqua calda del motore che fornirà aria calda anche qua dietro mentre sei in viaggio. Andrà qua dentro, praticamente andrà all'interno del mobile in questa zona qua, e fuori ci saranno solamente delle bocchette più piccole che poi vedrete, per cui l'acqua del motore che riscalda questo radiatorino che c'è qua dentro passerà anche per il serbatoio delle acque chiare e delle acque grigie. Per cui se questo video l'avete trovato interessante lasciate un bel like, poi magari condividete se qualcuno bisogna fare un lavoro del genere, e poi se volete proprio esagerare iscrivetevi anche al canale. Per cui da me arranco e le nuove bocchette 1 e 2 dell'aria e via, è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!